Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo video di Silver Wind Sail su come scegliere la propria vela. Oggi parleremo della randa. La randa, in inglese mainsail, è la vela principale della nostra imbarcazione. All'inizio, prima di tutto, dobbiamo porci due domande. La prima è che tipo di imbarcazione abbiamo e la seconda è come vorremmo usarla. Quando ci chiediamo che tipo di barca abbiamo, dobbiamo essenzialmente guardare all'attrezzatura. Quindi lo divideremo in due macro categorie, quelli con l'albero normale e quelli con l'albero con rolla randa. Quando invece ci chiediamo come useremo la nostra barca, possiamo dividere la nostra risposta in tre macro categorie: la regata pura, la crociera pura e la crociera regata. In quest'ultima categoria racchiuderemo tutte le regatine di circolo. Iniziamo a parlare delle rande rollabili e parliamo subito delle rande rollabili da crociera. Loro saranno sempre rande con un roach negativo. Ma che cos'è questo roach? Essenzialmente il roach è quanto la nostra vela sarà più piccola o più grande del triangolo immaginario formato da boma e albero. Essenzialmente proviamo a immaginarci un triangolo rettangolo con cateti, boma e albero, tracciamo la diagonale. Se la nostra balumina sarà interna a questo triangolo, sarà un roach negativo. Se la nostra balumina sarà esterna a questo triangolo, il roach sarà positivo. Quindi questa è una randa da crociera. Ma perché diventa randa da crociera? Essenzialmente guardiamo quali sono i suoi pro e i suoi contro. I pro saranno che sarà molto economica e essenzialmente di facile gestione. Nel momento in cui tu vuoi ammainare randa basta che la rulli, nel momento in cui tu vuoi riaprire la tua vela basta che la riapri. I contro invece sono che è veramente poco performante, soprattutto nei latti di bolina, e nella poppa necessita di più superficie per dare la spinta necessaria alla barca per navigare più velocemente. Se invece vogliamo fare qualche regatina di circolo e abbiamo la randa rollabile, questa sarà la vela perfetta per noi. Come potete notare, materiali e stecche sono diverse rispetto a prima. Questo cosa cambia? Il materiale è molto più leggero e indeformabile, quindi la forma sarà mantenuta al meglio. E le stecche permetteranno di aumentare il roach della nostra vela. Parliamo adesso di pro e di contro. I pro sicuramente sono sulle performance. La barca andrà molto più veloce e stringerà molto meglio il vento. I contro invece sono sul costo e sulla gestione della nostra vela. Il costo è dovuto essenzialmente a un materiale esotico. La gestione della nostra vela dipende essenzialmente dal posizionamento delle stecche all'interno delle tasche, che a inizio fine stagione renderà la cosa molto difficile. Come terza scelta abbiamo questo tipo di vela, che prende pro e contro dalle due vele precedenti. Essenzialmente come pro possiamo vedere il costo ridotto e il roach aumentato. Come contro possiamo vedere il materiale molto più deformabile, la gestione che comunque richiede un po' di tempo, ma soprattutto la navigazione con poco vento sarà molto limitata. Questo perché, con poco vento, il peso stesso delle stecche andrà a influenzare la nostra balumina, che tenderà ad afflosciarsi in mancanza di pressione e ridurre le performance della nostra vela. Ora iniziamo a parlare di vele che si issano, vele che si ammainano, vele che vediamo molto più spesso rispetto a quelle arrullabili, vele tipo questa qui. Anche per questo tipo di vele dovremo distinguerlo in tre categorie, sempre la solita crociera, la solita regata e la solita crociera regata. Per la parte crociera si può parlare subito di materiali molto economici come il Dacron e si può parlare di rande full button, cioè con le stecche che partono dall'inferitura e arrivano fino alla balumina. Queste vele sono molto resistenti, ma difficilmente riescono a cambiare forma cambiando l'intensità del vento. Questo perché? Perché le nostre stecche, essendo fisse ed essendo dall'inferitura alla balumina, danno loro la forma alla nostra vela e quindi la forma della nostra vela deve essere pensata precedentemente all'issata perché dopo difficilmente potrà essere regolata in navigazione. Pro e contro di questa vela. Sicuramente se usiamo il Dacron questa vela sarà molto economica, molto resistente, ho visto vele di questo tipo navigare per oltre 20 anni e essenzialmente difficilmente rompibili in quanto questo tipo di vela non andrà a sbattere. I contro sono proprio questa mancanza di possibilità di regolazione della nostra vela, che non la rende adatta a fare molte regate. Quindi questo andrà a influire molto sulla performance della nostra barca. Adesso passiamo alle categorie di vele da regata crociera. Con la classe da crociera mantengono insieme la forma,
ma differiscono molto sui materiali e le stecche. I materiali saranno materiali mylar, quindi pannelli trasparenti con all'interno delle fibre esotiche. Invece le stecche saranno 2 o una stecche full button in testa vicino alla penna e il resto saranno stecche corte. Parliamo un po' di pro e di contro di queste vele. Essenzialmente sono sulle performance, sia con tanto sia con poco vento. Con poco vento questa vela prende forma prima di una vela in Dacron, con tanto vento questa vela mantiene la forma meglio di una vela in Dacron. Se invece guardiamo sulle stecche, una stecca sola full button mantiene bene la forma alta della nostra vela, ma ci lascia la gestione di tutta la parte bassa della nostra vela con le varie regolazioni che avremo sulla nostra barca. Contro invece sono un po' più complicati perché sono soprattutto sul fattore economico. Una vela in questo materiale costa decisamente di più di una vela in Dacron. Sono su costi di gestione perché una vela così deve essere trattata meglio, deve essere sempre stivata in ambiente deumidificato e possibilmente deve essere rollata invece che piegata quando viene stivata. E poi l'ultimo contro è sulla resistenza. Una vela del genere nel momento in cui sbatte molto di più rispetto a una vela full button tenderà a rovinarsi prima rispetto a una vela in Dacron, però sempre mantenendo un'ottima forma date le fibre esotiche al suo interno. Adesso andiamo a parlare invece dei cavalli di razza delle nostre vele, le vele da regata pura. Saranno differenti rispetto a quelle da crociera regata, soprattutto per forma e materiali. I materiali saranno di Dyneema, di Spectra e di Vectran, che sono materiali ad pochissimo allungamento, quindi quasi indeformabili e a grande resistenza. Le forme invece saranno da guardare in alto sulle nostre vele, sarà da guardare la parte alta della nostra vela che sarà molto più quadrata e meno triangolare, dando così molta più superficie velica in alto dove c'è più vento. Parliamo di pro e di contro di queste vele. Queste vele sono fantastiche, sono molto veloci, i pro sono tutti sulle performance. La velocità di queste vele sarà incredibilmente alta rispetto alle due precedenti. I contro invece sono essenzialmente sul costo, che è enormemente elevato. Questo costo è talmente elevato da garantirne un rapporto qualità-prezzo solo per barche da regata pura o sopra una certa dimensione. Con questo vi saluto e vi ringrazio. Se vi è piaciuto mettete mi piace e condividete il video. Se non volete perdervi i prossimi video iscrivetevi al canale YouTube e ci vediamo alla prossima puntata parlando di fiocchi. Ciao!